5 minuti in un nido di bambini dove sono accolti i figli di madri operaie vi diranno meglio di ogni parola l'alto valore sociale e umano dell'azione che l'opera maternità ed infanzia svolge in ogni parte d'Italia. Noi ricordatevi che la mutua, la previdenza, tutte queste cose sono partite tutte dall'Italia, prima della guerra. Tutti gli altri stati non avevano niente, noi avevamo già tutte queste assistenze. Le ragazze madri, che allora non era come adesso, se rimanevano incinta, venivano allontanate da casa. Allora noi le raccoglievamo e c'erano dei posti dove venivano ricoverate e venivano soccorse, però da ragazze italiane, perché anche le suore, siccome avevano sbagliato, invece di essere vicine, le trattavano male e gli dicevano le parolacce. Una ragazza può anche sbagliare. Io ho prestato servizio nelle ausiliarie a Novara. Ero crocerossina e facevo servizio presso l'ospedale militare, dove c'erano ricoverati i soldati che venivano dal fronte. Poi un'altra volta hanno fatto deragliare un treno sul Sesia, perciò c'erano lì tutti i feriti. Siamo andati lì per recuperarli e una nostra compagna, un'ausiliaria, ha avuto la medaglia d'oro perché ha visto una mamma per terra con la pancia, una donna incinta, e ha visto che arrivava un apparecchio americano, gli si è buttata sopra e quello lì si è abbassato e l'ha mitragliata. C'è la fotografia sul Corriere, la domenica del Corriere di quel periodo lì, prima pagina c'è la fotografia di questa ragazza che sta salvando col suo corpo questa donna. Una volta io ero a Milano con la mia comandante per ritirare le nuove divise, arriva un militare e mi dice: signora, ho visto che allo stemma della Croce Rossina è successo un disastro, venga che l'accompagno subito. E mi ha portato in una parte di Milano dove c'era la scuola di Gorla. Gli americani bombardavano sempre Milano e dintorni. La scuola di Gorla non era un coso militare, era una scuola dove c'erano i bambini e le mamme che portavano questi bambini, la maggior parte, erano da sole a vivere con i figli perché i mariti erano o a militare o erano lontani. Perciò portavano i bambini e lì c'era dall'asilo fino alle superiori. Quando io sono arrivata c'era stato il bombardamento degli americani che avevano colpito, pur essendo stato segnalato che sul tetto c'era la Croce Rossa e tutte queste cose, era stata colpita dagli americani. Io che ne avevo viste di tutti i colori, cioè poveri soldati magari che gli mancava una gamba, che gli mancava un braccio, quello che ho visto lì mi ha fatto star male per un mese. C'era la parete spaccata e c'era la scala a metà, cioè c'era un pezzo contro il muro della scala con i bambini che stavano scendendo con la loro maestra davanti, però gente non erano vivi, erano tutti morti. A me mi ha salvato un pompiere che abitava in via Tofane 5, che si chiamava il signor Pacchetti, che ha bucato il muro dove mi trovavo e io ero dall'altra parte. E quando sono tornato a casa il momento più brutto è venuto dopo, perché io di notte non riuscivo a dormire. Vedevo i morti. Vedevo i morti che scendevano giù dal muro, i pezzi di carne, il sangue che volava dappertutto. Per tanti anni avevo sempre queste visioni. Io sono stata lì, avevamo le cassette che ci davano il Ministero degli Interni, ci davano delle cassette di zinco per poter mettere le ossa dei morti.
allora io le ho recuperate, però non sapevo cosa fare e c'era lì il cappellano militare che mi assisteva sempre perché doveva benedire questi poveri bambini. E gli faccio: cosa fa? Fa: Rosanna, fa una preghiera, prendi un corpo, 2 braccia, 2 gambe e li metti in una cassa, perché erano tutti a pezzi e non sapevo di che cos'erano. E il Signore, se c'è, ti perdonerà. Ha fatto la guerra mio padre, ha fatto la guerra 16-18, ha fatto l'Albania, ha preso la malaria e con la malaria non ha più potuto fare il suo lavoro, che era capo officina al Palazzo Litta a Milano. È stato comandato di prendere servizio nella milizia ferroviaria. Siccome aveva un curriculum vitae perfetto, l'hanno mandato a Domodossola, che essendo zona di confine ci volevano persone che potessero trattare, perché sai, i signori della Svizzera venivano lì e parlavano anche con mio padre. Mio padre una volta di notte, controllando i vagoni, ha trovato una borsa piena di soldi, perché passavano da Domodossola per portare in Svizzera i soldi degli italiani. E allora lui ha detto al suo soldato, ha detto: vado subito a Milano a portare la borsa perché bisogna consegnarla. Al che questo ragazzo gli ha detto: ma Rappellini, ma sei matto? Ma sai che questi soldi non vanno dove dici tu? Chissà, ce li dividono loro. Lui fa: no, la mia coscienza mi dice di fare così. Ed è andato. Io di quell'episodio ho una lettera di ringraziamento del Ministero degli Interni. Sono venuti i partigiani, l'hanno prelevato dal treno a Crusinallo, vicino a Omegna. Il capotreno ha detto: non andare a Rappellini perché non torni. Lui ha detto: io non ho mai fatto niente, ho servito sempre la mia patria, ho fatto la guerra 16-18. Aveva prestato servizio nelle ferrovie dello Stato per 35 anni.